I consigli della Polizia Ferroviaria per un viaggio sicuro. Alcuni trucchi utilizzati dagli specialisti del furto. Approfittano degli assembramenti durante la salita o discesa dai treni. Scendendo dal treno, il complice spinge il ladro addosso alla vittima, che gli sottrae il portafoglio dalla tasca posteriore. Il ladro passa il portafoglio al complice. Oppure i ladri colpiscono le vittime sulle scale mobili. Il complice urta la vittima sulla scala mobile fingendo di perdere l'equilibrio. Il ladro, già posizionato alle spalle della vittima distratta, le sfila il portafoglio dalla borsa. Altra tecnica è quella di servirsi di un complice che occulti l'azione del furto. A bordo del treno, il ladro è seduto di fronte alla vittima, arriva il complice che col pretesto di uno scambio di posto copre l'azione del ladro, che si alza e sottrae il portafoglio dalla borsa appoggiata sul sedile accanto alla vittima. I complici sono anche utilizzati per ostacolare la vittima e facilitare la fuga del ladro. Il complice affianca la vittima che cammina lungo la banchina del treno, il ladro da dietro sfila il portafoglio dalla borsa della vittima, che si accorge del furto. Si gira per rincorrere il ladro, ma è ostacolata dal complice che la affiancava. Altre volte i complici sono utilizzati per occultare la refurtiva. La vittima del furto indica agli agenti della polizia ferroviaria la persona che lo ha commesso, la quale nel frattempo si disfa del portafoglio passandolo al complice che si allontana. Approfittare degli attimi di distrazione dei viaggiatori è un'altra delle tecniche utilizzate dai ladri. Ad esempio davanti a distributori automatici. La vittima si trova davanti a un distributore automatico intenzionata a comprare qualcosa, apre la borsa per prendere il portamonete. Proprio in quel momento un complice la distrae urtandola e contestualmente giunge il ladro che le sfila il portafoglio. La potenziale vittima ha difficoltà ad acquistare un biglietto ferroviario presso il distributore automatico. Il complice le si avvicina e la distrae con il pretesto di aiutarla. Il ladro sopraggiunge da dietro e le sfila il portafoglio dalla borsa. La vittima è intenta a consultare il tabellone orario. Il ladro la affianca e le sottrae il portafoglio dalla borsa che occulta sotto un quotidiano che porta in mano. Il complice assiste a breve distanza, pronto a intervenire in caso di reazione della vittima. Alcuni pratici consigli. Non perdere di vista il bagaglio. Non lasciare incustoditi i propri effetti personali ed oggetti di valore. Chiudere sempre le borse e gli zaini. Tenere denaro e documenti separati nelle tasche interne degli abiti. Preparare il denaro prima di eventuali acquisti, in particolare nelle zone self-service, evitando di mostrare il possesso di altri valori. Non accettare biglietti da sconosciuti, offerte di vendita a prezzi interessanti, servizi o merci da persone prive di licenza. Di notte ripone in luogo sicuro le cose di valore e chiudere bene la cabina. Polizia ferroviaria, la sicurezza viaggia con voi.